Ciao amici del bosco, ancora a fine primavera si possono trovare un sacco di piante spontanee commestibili. In questo video vediamo alcune piante del periodo. Siamo venuti a fare una passeggiata in campagna e abbiamo raggiunto un vecchio casolare. Non potevamo non trovare un sambuco. Questo è un bellissimo esemplare che si sta espandendo perché ormai la casa è abbandonata, ma un tempo tutti i contadini avevano un sambuco vicino a casa e lo chiamavano la farmacia del Signore. Il sambuco, Sambucus nigra, è un arbusto che si presenta sempre legnoso alla base e ha delle foglie composte come questa, ovvero formate da più foglioline, possono essere 5 o 7, sono sempre dispari. Le infiorescenze invece hanno questa forma ad ombrella, sono molto belle, straprofumate, hanno questo color champagne, non sono bianche candide, i fiorellini sono appunto di un bianco più champagne e più ci sono queste antere di colore giallino. Se non siete sicuri di riconoscere questa pianta, controllate i segni distintivi, li trovate riassunti nel nostro libro Erbe spontanee. Il sambuco stava sempre vicino alle case perché si potevano utilizzare tutte le sue parti per preparare delle vere e proprie medicine, quindi si raccoglievano i germogli, le foglie, i fiori, le bacche, le cortecce, le radici e anche il midollo estratto all'interno delle parti più legnose. Le parti della pianta sono in gran parte tossiche, infatti noi per mangiare utilizziamo soltanto i fiori e soltanto le bacche belle mature, ma trasformate in medicinali. Parti delle piante di sambuco servivano come antipiretico, come antinfiammatorio, come analgesico, avevano proprietà lenitive, emolienti, cicatrizzanti, diuretiche, lassative e si usavano anche per i problemi circolatori. Ma io sono venuta a raccogliere i fiori per farci delle meravigliose bevande. Ci si può fare uno sciroppo oppure si possono far fermentare, quindi prendiamo la nostra ombrella di fiori, poi la dobbiamo portare a casa, pulire bene nel caso ci siano degli insetti ed eliminare tutte queste parti verdi che non devono entrare nelle nostre bevande. Le bevande di sambuco sono molto dissetanti, profumatissime e anche antinfiammatorie. Ci sono tante ricette per preparare le bevande a base di sambuco, diteci anche le vostre, quelle che preparate voi, le vostre preferite, si fa anche fermentare e si ottengono dei veri e propri sfumanti frizzanti. Ci sono delle piante con cui potremmo confonderci, se controllate il libro Erbe spontanee trovate anche i sosia, in particolare il Sambucus ebulus e la Phytolacca americana. Attenzione perché sono entrambe piante tossiche. Ricordati di mettere un like e di iscriverti al canale del Bosco di Ogigi. La malva da tutti i mali salva! In un orto urbano vediamo una bellissima pianta di malva. In questo periodo la malva è già in fioritura in molti luoghi e quindi possiamo raccogliere i suoi bellissimi fiori che sono anche buoni da mangiare. Basta raccoglierli ed eliminare il calice sottostante. In questo modo sono pronti per essere messi in insalata, ma anche per essere essiccati, per esempio utilizzati per fare delle tisane che potremo utilizzare anche in inverno. Tra l'altro colorano le tisane di violetto, quindi sono molto coreografici. La malva ha tante proprietà e possiamo mangiarla durante tutto l'anno praticamente. La malva silvestris è la più comune, la più citata, la troviamo nei libri, la troviamo anche nel nostro libro Erbe spontanee, ma ci sono altre specie. Si somigliano un po' tutte, si possono distinguere l'una dall'altra con un po' di esperienza, ma la cosa interessante è che sono tutte commestibili e hanno tutte le stesse proprietà. Quindi quando identifichiamo che si tratta di una pianta di malva, possiamo consumarla anche se non sappiamo esattamente di quale specie si tratta. Della malva ci interessano anche i boccioli dei fiori che potremmo anche prelevare e mettere sotto aceto come i capperi. E dopo il fiore abbiamo anche il frutto, una specie di ciambellina che da fresca può essere gustata cruda, quasi uno snack che piace anche ai bambini. Le foglie si possono cuocere e fare l'acqua di malva, la bevanda benefica delle nonne per eccellenza.
Quando beviamo l'acqua di malva abbiamo dei benefici in bocca, in gola, nello stomaco, nell'intestino, ci fa veramente bene. Nella nostra passeggiata siamo venuti a cercare il cardo mariano, una pianta veramente ricca di proprietà che ci dona qualcosa di buono da mangiare per quasi tutto l'anno. Il cardo si mangia ad ottobre, quando è appena germogliato, abbiamo ancora poche foglioline, in quel caso lo possiamo proprio mettere in insalata con olio e limone ed è buonissimo. Poi la pianta comincia a crescere, quindi in inverno, a inizio primavera, cominciamo a mangiare le sue foglie e le sue costole soprattutto. Adesso vi faccio vedere come si raccolgono. In questo periodo dell'anno possiamo trovare già le piante fiorite. Anche i boccioli dei fiori e i suoi semi sono speciali nel cardo mariano, quindi possiamo sfruttare anche questa fase. Il cardo mariano, Silybum marianum, è una pianta abbastanza facile da riconoscere. La cosa più difficile in realtà è raccoglierlo, perché con queste spine bisogna essere molto prudenti. Ci vogliono i guanti belli forti per avvicinarsi al cardo. Io ho trovato quelli che utilizzo per avvicinarmi alle api, così sto bella protetta anche dal cardo. E vediamo com'è fatta la foglia. Eccola qua. È abbastanza semplice da riconoscere perché è così, è glabra, quindi bella lucida, non ha peletti e ha questi bordi sfrangiati con tante spine. E in più ha questo colore particolare, questo verde intenso marmorizzato di bianco. Infatti si chiama cardo mariano perché riporta ad una leggenda secondo la quale la Vergine Maria avrebbe perso un po' del suo latte sopra queste foglie, quindi questo colore bianco ricorderebbe il latte della Vergine. Allora, per mangiare le costole semplicemente con un coltello si vanno ad eliminare tutte le lamine. In questo modo tolgo di mezzo le spine, che sono quelle che possono creare problemi. Questa è la mia costola, che poi vado a pulire ulteriormente. Questo lo possiamo fare anche a casa togliendo, diciamo, i filamenti, come si fa con il cardo quello coltivato. Andiamo a togliere questi filamenti. Adesso però l'assaggio perché è buona anche cruda in questo modo, ma voglio sentire com'è. Visto che la pianta è già andata in fioritura, aumenta il grado di amarezza, perché questa pianta è generalmente dolce, però quando sono fioriti i suoi capolini perde un po' della dolcezza e diventa un po' più amara. È ancora buona, è molto succosa, c'è tantissima acqua, per cui se andate a fare una passeggiata in campagna e avete sete, avete un coltello per poter tagliare il cardo mariano, vi mangiate questa costolina qua e vi dissetate. Un bel fiore ce lo portiamo a casa oggi perché è bellissimo. Se aspettiamo che sia maturo, dal fiore si estraggono i semi. Anche quell'operazione è complicata dal fatto che ci sono le spine, ma i semi sono la parte più preziosa del cardo. Infatti all'interno dei suoi semi si trova la maggior quantità di silimarina, che è una delle componenti più preziose. La silimarina infatti ha delle grandi qualità per il nostro fegato, ce lo protegge e ci aiuta anche a rigenerare le sue parti. Tra l'altro veniva utilizzato anche contro l'effetto dei veleni. Un tempo addirittura si pensava che avesse effetto contro il veleno di serpente, si può addirittura utilizzare, ancora questo lo si fa, contro il veleno dei funghi. Del cardo si utilizzano persino le radici. Ecco, in questa fase sarebbe complicatissimo estrarle, ma quando la pianta è un po' più piccola, quindi in autunno fino all'inizio della primavera, possiamo estrarre anche il suo fittone e si consuma anche questo, sia crudo che cotto. Ricordiamoci che quando andiamo alla ricerca di piante spontanee non dobbiamo esagerare, non prendiamo mai più del 30% di quello che troviamo. E se troviamo poche piante lasciamole là, permettiamo alla pianta di moltiplicarsi e lasciamo per gli altri abitanti del mondo della natura, ma anche per gli altri raccoglitori che passeranno dopo di noi. Queste costole, se le raccogliamo un bel po', possono essere utilizzate anche per fare una specie di parmigiana. Le facciamo scottare leggermente, poi appunto le mettiamo al forno belle condite. E sono veramente buone, poi ripeto, pienissime di proprietà che ci fanno bene. Siamo tornati al bosco di Ogygia per raccogliere una pianta che invece comincia a svilupparsi proprio in questo periodo e che quindi troviamo bella tenera.
In mezzo ai miei asparagi cresce il farinello, ovvero il Chenopodium album. Controlliamo i suoi segni distintivi nel libro Erbe spontanee. Allora, il fusto è eretto, glabro, quindi non ha pelucchi ed è angoloso. Questo lo sento al tatto e confermo. Le foglie sono romboidali, a forma di rombo, guardate, ci siamo, no? E sono picciolate, ovvero hanno un bel picciolo. Le foglie non hanno tutte la stessa forma, vedete anche in questo piccolo pezzetto di terra troviamo esemplari che si presentano con morfologie diverse, guardate, ma è sempre lui. La lamina ha un colore verde glauco, ecco, qui sui colori è un po' più difficile intendersi perché noi non siamo abituati alle sfumature, però si vede questo verde un po' più grigiastro. Tra l'altro sotto è più pallida, quindi vediamo la differenza tra le due facce. Altra caratteristica delle foglie è che sono farinose al tatto. Questa caratteristica non ce l'hanno sempre, quindi non può essere un carattere inequivocabile, però sentite che insomma, in molti casi sentirete una specie di farina che rimane tra le dita. Questo effetto farinoso è dato in realtà da dei peli che quando noi tocchiamo si staccano facilmente. Sono dei peli con una forma particolare, si chiamano tricomi. Sulle erbe spontanee nel canale trovate tanti altri video, oppure se volete approfondire c'è anche il video corso. In questo momento la piantina è perfetta per essere raccolta perché è ancora abbastanza tenera e si usa come gli spinaci, quindi adesso prenderò diverse piantine e le potrò utilizzare cotte all'interno per esempio dei ravioli, per fare delle zuppe, eccetera eccetera. Si possono mangiare anche crudi, ma quando sono ancora proprio piccoli, quando ancora abbiamo 5 foglioline. In questa fase raccolgo appunto gli apici per avere delle belle foglioline tenere, ma più avanti sono interessanti anche le infiorescenze. Infatti questa pianta è parente della quinoa, quindi anche i suoi semi ci piacciono, sia quando sono ancora verdi che quando sono già essiccati. Quando sono essiccati si possono addirittura trasformare in farina. Queste ed altre informazioni per riconoscere e utilizzare tutte queste piantine le trovi nel libro Erbe spontanee che abbiamo realizzato noi del Bosco di Ogygia insieme a Watechi Italiana Tobert. Se l'hai già acquistato, nei commenti scrivimi come ti sei trovato, se ti piace o se possiamo migliorare. Se invece non ce l'hai ancora, puoi andare in libreria oppure puoi ordinarlo online e ti lascio il link. Adesso vado a preparare il mio farinello, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che l'agrario dice il vero, dipende, perché siamo di passaggio.